e benvenuti ad una nuova lezione di italiano. In questa lezione impareremo i verbi riflessivi. Siete pronti? Cominciamo! I verbi riflessivi sono dei verbi molto particolari che svolgono l'azione non sull'oggetto, ma sul soggetto stesso. E in italiano questi verbi nella forma all'infinito terminano con si. Un esempio di verbo riflessivo è il verbo alzarsi. Voglio mostrarvi subito due frasi con questo verbo, in particolare una con il verbo alzare e l'altra appunto con il verbo alzarsi. Vediamo subito la prima. Io alzo il bicchiere. Quindi io alzo un oggetto diverso dal soggetto. Vediamo invece una frase con il verbo alzarsi. Io mi alzo, cioè io alzo me stesso. Quindi l'azione compiuta dal soggetto ricade sul soggetto stesso. Per coniugare i verbi riflessivi in italiano si procede normalmente, si procede come si coniugano tutti i verbi regolari. L'unica cosa a cui bisogna prestare attenzione è aggiungere prima del verbo i pronomi riflessivi. Quali sono questi pronomi riflessivi? Eccoli. Io, mi, tu, ti. Per lui, lei, invece si usa si, noi, ci, voi, vi e loro, sì. Quindi, come potete vedere, i pronomi riflessivi da usare all'interno delle frasi con i verbi riflessivi dipendono sempre dal soggetto della frase. I verbi riflessivi in generale sono uno di quegli argomenti abbastanza complicati, abbastanza complessi in italiano, però abbiamo delle regole e dei trucchi che possiamo seguire per poterli usare al meglio. Capiamo meglio che cosa intendo, cominciando a coniugare un verbo insieme. E partiamo per esempio dal verbo che abbiamo visto in precedenza, il verbo alzarsi. Ora, per coniugare questo verbo bisogna subito eliminare la parte finale, si. E in questo modo otteniamo praticamente un verbo regolare italiano, alzare. Questo si, che abbiamo eliminato, si sposta prima del verbo, ok? E in questo modo, a seconda del soggetto della frase, il pronome riflessivo diventerà mi, ti, si, ci e così via, ok? A questo punto basta coniugare i verbi normalmente, come già sappiamo fare e come già abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Proviamo quindi a coniugare questo verbo alzarsi. Io mi alzo, tu ti alzi, lui, lei si alza, noi ci alziamo,
voi vi alzate, loro si alzano. Quindi, come potete vedere, non è così difficile, basta solo fare un po' di pratica. Bene, ora vediamo la coniugazione di altri due verbi riflessivi. Il primo mettersi e il secondo divertirsi. Cominciamo dal primo. Seguendo il meccanismo che abbiamo usato precedentemente, dobbiamo eliminare sì, che passerà avanti, che passerà prima del verbo. Il verbo così ottenuto sarà mettere, un verbo che già conosciamo, appartenente alla seconda coniugazione, e cominciamo a coniugare questo verbo. Io mi metto, tu ti metti, lui, lei si mette, noi ci mettiamo, voi vi mettete e loro si mettono. Come potete vedere, questa coniugazione non è così difficile e con un po' di esercizio diventerà molto più automatica, ok? E ora occupiamoci dell'altro verbo riflessivo, divertirsi. Stessa identica cosa, eliminiamo sì, lo mettiamo davanti, che si trasformerà nel pronome riflessivo a seconda del soggetto, e otteniamo così il verbo divertire. E coniughiamo. Io mi diverto, tu ti diverti, lui, lei si diverte, noi ci divertiamo, voi vi divertite e loro si divertono. Bene, per controllare se è tutto chiaro, proviamo ad esercitarci insieme. Ora vi dirò alcune frasi con i seguenti verbi riflessivi: chiedersi, prepararsi, ricordarsi, amarsi. Vediamo alcune frasi. Noi ci chiediamo che ore sono. Lui si chiede se è la strada giusta. Lei si prepara per uscire. Noi ci prepariamo per la festa. E l'ultima, lei comincia ad amarsi. Ora, come potete vedere, finora abbiamo visto sempre il pronome riflessivo prima del verbo. Però, se notate l'ultima frase, lei comincia ad amarsi, potete notare che il pronome riflessivo sì non è messo prima del verbo, ma dopo il verbo, o meglio, attaccato al verbo all'infinito. Ricordatevi che quando voi vi trovate di fronte un verbo all'infinito, il pronome riflessivo va sempre dopo, ok? Molti verbi riflessivi possono essere usati per descrivere le azioni quotidiane. E qui voglio mostrarvi, per esempio, la mia routine quotidiana. La mattina mi alzo, mi lavo e mi preparo la colazione. Dopo mi trucco e comincio a lavorare. Dopo pranzo mi rilasso con un buon libro, mi alleno
ceno e la sera mi addormento. Ora provate ad esercitarvi con questi verbi riflessivi provando a scrivere la vostra routine quotidiana. Questo è un ottimo modo per fare pratica e per imparare ad utilizzare questi verbi. Ovviamente, se volete, potete fare un ulteriore sforzo e descrivere non solo la vostra routine quotidiana, ma anche quella di vostra moglie, di vostra sorella, di un'altra persona, in modo da provare ad utilizzare anche pronomi riflessivi diversi. Ok? Bene, spero che questa lezione sia chiara e noi come al solito ci vediamo la prossima volta.